Repubblica di San Marino, nonostante le sue ridotte dimensioni e la scarsa popolazione, partecipò concretamente alle vicende che, in quegli anni, interessarono non solo l'Europa. Furono intraprese diverse azioni ad opera di una piccola minoranza di cittadini, anche meritorie, che portarono lustro alla Repubblica. Mentre subito dopo il 24 maggio 1915 comitati di cittadini e di donne sammarinesi tracciavano programmi di concorso e di soccorso per la Grande Guerra, il 4 giugno Giuliano Gozzi, giovane ventunenne, studente universitario, a nome anche di parecchi giovani, lanciava un appello ai sammarinesi. Dopo aver costituito un comitato cittadino per esprimere sentimenti di solidarietà verso i popoli oppressi e verso la madrepatria Italia, concludeva: «Marciamo dunque a fianco dei fratelli del Regno». Come rispondere meglio alla nobile iniziativa, se non offrendo le nostre giovani energie, il nostro sangue al trionfo dell'Italia e della civiltà? Con ciò intendiamo rimanere repubblicani sempre, ma anche italiani. Avvertiva che ogni cittadino sammarinese che avesse compiuto i 18 anni poteva aggregarsi alla falange firmando la scheda di arruolamento e che le schede sarebbero rimaste segrete. Già nel 1915 sorsero problemi con il Regno italiano che si stava schierando con le potenze dell'intesa, diffidente di conseguenza verso uno Stato che era una enclave sovrana nella penisola, in una posizione strategica, non controllabile completamente, ove aerei austriaci dalla loro base di Pola sarebbero anche potuti atterrare. La vetta del monte, dominante l'Adriatico, era in una posizione ideale per fare segnalazioni verso il mare. Le conseguenze furono una serie di provvedimenti italiani tesi a facilitare controlli e sorveglianza, anche perché insinuazioni diffuse ad arte dal Regno e da alcuni paesi europei ipotizzavano un'attività spionistica nella Repubblica sia a favore degli imperi centrali che dell'intesa. Il console italiano in Repubblica, Giuseppe Gori, fu particolarmente solerte in questa attività. Si iniziò con insinuazioni, diffuse ad arte dalla stampa, che una stazione radioricevente, con antenna tesa fra due torri, captava le trasmissioni radio delle navi austriache che pattugliavano l'Adriatico, trasmettendole poi a Parigi ad una stazione con antenna sulla Torre Eiffel, notizia ripresa anche da molti giornali europei. Era stato il professor Borbiconi, docente di fisica nel liceo, che aveva allestito questa radio, solo ricevente, per scopi didattici. Poi vi furono sospetti verso alcuni frati ritenuti colpevoli di fare segnalazioni luminose notturne dalla vetta del monte verso il mare. 5 di essi furono incarcerati per alcuni giorni e poi tutto si dimostrò infondato. Questa clima portò alla creazione di una guardia civica con compito di controllare che le disposizioni prese dal governo fossero rispettate. Il passo successivo dell'Italia, teso a questi controlli, fu l'interruzione delle comunicazioni telefoniche. Il telefono era appena arrivato sul Titano, ma durante la guerra praticamente non funzionò mai per le continue interruzioni prodotte dal Regno. Seguì l'attivazione di una rigida censura su tutta la posta in entrata ed uscita da San Marino, nonostante le azioni politiche sammarinesi fossero ispirate ad una politica nettamente filo-italiana tesa a considerare quel conflitto come la quarta guerra d'indipendenza ed a sostenere apertamente la causa del Regno. Già l'8 giugno 1915, per dimostrare con segni visibili i propri sentimenti di umanità e solidarietà verso i popoli oppressi e verso la madre patria Italia, si costituì un comitato che prese il nome di Comitato Pro Fratelli Italiani Combattenti ed a presiederlo fu eletto il professore Onofrio Fattori. Nonostante le difficoltà e gli scarsi mezzi economici, con pochi amici solidali riuscì a creare una struttura che portò a realizzare obiettivi veramente eccezionali. In seguito Fattori divenne anche generale delle milizie comandante dei corpi militari sammarinesi. Ma allora era semplicemente presidente di un comitato civico pro combattenti. Contemporaneamente operò pure un comitato femminile. Il manifesto di convocazione diceva: «I nostri cuori palpitano d'amore e di fede con quelli delle madri e delle figlie italiane». Le azioni coordinate da questo comitato furono dirette verso 3 obiettivi: arruolamento di volontari sammarinesi nell'esercito italiano, azioni umanitarie che furono rivolte verso i soldati italiani al fronte, i volontari sammarinesi, le mogli ed i figli degli italiani residenti in territorio che erano stati arruolati ed i familiari dei volontari sammarinesi, quasi tutti rimasti privi di mezzi di sussistenza.
Da non trascurare poi l'importante apporto dato dalla Croce Rossa. La realizzazione di un ospedale di guerra, di prima linea sul fronte veneto, che fu attivo nel 1917-1918. La creazione di una delegazione della Croce Rossa italiana a San Marino facilitò per molti italiani, con questa scappatoia, l'abbonamento ai pacchi alimentari ed il loro invio ai parenti prigionieri. Molti parenti di prigionieri italiani, internati in Austria, Ungheria venivano da fuori confine in Repubblica per utilizzare questa più facile via, viste le difficoltà che la politica di Cadorna creava per impedire questi soccorsi ai prigionieri, ritenuti dei codardi. E questa fu la strada utilizzata per aiutare anche gli internati sammarinesi in campo di concentramento. L'Austria, infatti, ritenendo l'arruolamento di sammarinesi nelle file italiane in numero significativo per la popolazione, una politica di violazione di neutralità, ruppe le relazioni diplomatiche ed internò in campo di concentramento, a Katzenau, tutti i sammarinesi residenti nei suoi territori, soprattutto a Trieste. L'ultima iniziativa attuata fu quella della realizzazione di un ospedale di guerra, un ospedale situato in prima linea, presso le trincee. Il progetto fu sollecitato dal dottor Amedeo Kraus, viceconsole sammarinese a Firenze e cittadino sammarinese da 2 generazioni, avendo ricevuto la sua famiglia la cittadinanza sammarinese, trasmissibile ai figli, per meriti acquisiti verso la Repubblica. Era un valente e giovane chirurgo con grande esperienza. Era già intervenuto anche per prestare soccorso in una epidemia di colera verificatasi a Chioggia nel 1911, quando era appena entrata in terapia la metodica della reidratazione con soluzione fisiologica endovena e i risultati furono stupefacenti. Nel 1915 intervenne alle operazioni di soccorso ai feriti per il terremoto ad Avezzano. Fu in seguito docente di patologia chirurgica all'Università di Firenze. Nell'ottobre del 1916 fu diffuso il bando per arruolare il personale volontario che, oltre a medici e farmacisti, doveva comprendere anche dame, infermieri ed il personale per la guarnigione, ma in seguito fu limitato ai soli medici, farmacisti e cappellano, nonostante le richieste di diversi cittadini. Per le infermiere Kraus rispose, desolato, che non lo avevano autorizzato a portare personale femminile, trattandosi di un ospedale di prima linea. Quando l'ospedale era operativo, furono però arruolate infermiere della Croce Rossa italiana. Prima della partenza i volontari, dopo aver preso visione del codice di disciplina militare italiano, fecero il giuramento presso le autorità sammarinesi con la seguente formula. Giuro di mantenermi fedele alla patria, di porre ogni mia attività e cura nell'adempimento del mio dovere, di accettare le leggi italiane durante il mio servizio militare per il bene comune della grande madre Italia, e rispettare il codice militare italiano. L'ospedale, il numero 74 della Croce Rossa, aggregato al 7° Corpo d'Armata, 3ª Armata, Compagnia di San Marino, diventa operativo nell'aprile del 1917. Era ubicato in una struttura in muratura, la nuova scuola elementare di San Lorenzo di Fiumicello, presso Aquileia. Esponeva sulla facciata, oltre la bandiera italiana e quella della Croce Rossa, anche la bandiera sammarinese. Il personale aveva avuto il permesso di applicare sulla spalla sinistra dell'uniforme lo stemma della Repubblica. Oltre alle sale di degenza, 2 ampie infermerie ed una camera operatoria. In uno chalet fuori dell'edificio fu allestita la farmacia ed una sala di medicazione, e poi cucina da campo, direzione, amministrazione, magazzino in altri locali presso la scuola, laboratorio con microscopio, camera mortuaria, magazzino, bagni, docce, garage per l'ambulanza ed il pozzo artesiano per l'acqua. L'attrezzatura chirurgica e la farmacia erano le migliori per le conoscenze dell'epoca, aveva in dotazione anche l'apparecchio radiologico e l'ambulanza su veicolo motorizzato, presidi che ancora a San Marino l'ospedale della Misericordia non aveva. Era invece appena stata acquistata a San Marino una lettiga a trazione umana ed animale. L'ospedale di guerra era migliore di quello della madrepatria. Anche il resto del personale medico era di levatura culturale notevole. Ad esempio, il capitano Egidio Tonnini, al termine del conflitto, andò a lavorare alla clinica medica del San Matteo di Pavia. All'ingresso dell'ospedale era posizionata una tenda infermeria ove i feriti, prima di entrare in ospedale,
venivano spogliati delle uniformi luride, lavati, ricevevano i primi soccorsi e solo allora, rivestiti di biancheria pulita, potevano accedere all'ospedale per non contaminare gli ambienti e contagiare gli altri degenti. Durante la disastrosa ritirata di Caporetto fu perso gran parte del materiale e notevole fu lo sforzo per ricostituire l'ospedale cercando nuove risorse, ricostituzione sollecitata anche dai comandi italiani. Il 6 marzo 1918 l'ospedale è di nuovo in azione a Melma nella Villa Varetton, presso Treviso, con le trincee davanti e l'artiglieria alle spalle, con alcuni trasferimenti nel corso dell'anno effettuati per motivi strategici, sino all'ultima ubicazione, che fu ad Aidussina, oggi in Slovenia, in un ex ospedale austriaco, dopo l'avanzata di Vittorio Veneto. I nostri prestarono soccorso, durante i 2 anni di attività, a migliaia di feriti. Questo era dovuto al fatto che era un ospedale di prima linea per cui, dopo ogni battaglia, l'afflusso dei feriti era enorme ed era impossibile curare tutti in maniera compiuta. Dopo i primi interventi venivano trasferiti negli ospedali delle retrovie. Lo stesso Kraus dice che la grande affluenza di feriti durante i combattimenti non consentiva una razionale, metodica disanima di ogni singolo caso. Mano a mano che giungevano, i feriti venivano medicati da un ufficiale assistente, il quale mandava in sala operatoria quelli che giudicava i più gravi per gli interventi o le cure del caso. E poi le malattie. La casistica non era composta solo da traumatizzati, da feriti, ma anche da ammalati con problemi di medicina interna con congelamenti, tetano, gangrena gassosa, la spagnola, la malaria, questa con 300 casi solo nel nostro nosocomio, problemi neuropsichiatrici e tanti altri. A Casier sul Sile, il dottor Tonnini si prestò anche a sostituire il medico condotto del paese che era morto, lavorando nel paese e nell'ospedale. E sempre in quella località nel 1918 Ernest Hemingway fu ferito ad un ginocchio dal colpo di una bombarda austriaca. Era autista di ambulanza della Croce Rossa americana, ebbe i primi soccorsi nel nostro ospedale, che le cronache locali definivano come il migliore della zona, e dove fu trasportato subito dopo l'incidente e poi trasferito a Milano nell'ospedale della Croce Rossa americana. Scoperta questa recente perché il dottor Kraus, nella sua relazione, dice: «Oggi abbiamo curato il primo ferito americano e, storpiandone il nome, lo chiama Fraest Hemingway», per cui la notizia rimase sconosciuta per tanti anni. Ernest Hemingway nel marzo 1927 venne a San Marino. Giuliano Giardi, con le sue ricerche sull'ospedale di guerra sammarinese, ha scoperto il motivo. Una cartolina, conservata nella biblioteca di Yale, spedita da Rimini a Ezra Pound, dimostra il passaggio a San Marino. Il celebre scrittore voleva sposare una ereditiera irlandese, Pauline Pfeiffer, con rito cattolico, pur essendo lui dichiaratamente ateo. Quando fu ferito a Fossalta venne battezzato d'ufficio e il certificato era in possesso di Don Giuseppe Guidi, il cappellano dell'ospedale di guerra della Repubblica di San Marino. Questo documento, assieme a diversi altri, confermano senza dubbio che il futuro premio Nobel è stato curato nell'ospedale sammarinese, ove è stato degente per una settimana e forse gli è stata salvata la vita. A Casieri il 15 giugno 1918, l'ospedale, all'inizio della battaglia del solstizio, fu colpito da un obice austriaco. Un colpo precedente era caduto poco prima nella sala mensa, ove facevano colazione Nando Fattori, matricola di medicina ed autista dell'ambulanza e Nullo Casali, volontario dell'arma combattente in precedenza ferito e riarruolato con funzioni di aiutante nell'ospedale, ma fortunatamente non esplose. I 2 sammarinesi scamparono alla morte. L'episodio è narrato nel diario di Don Guidi, il nostro cappellano militare, che scrive: «L'8° colpo distrusse gran parte dell'ala sinistra del fabbricato, uccidendo un cavallo e ferendo leggermente un conducente ed il sergente. Io rimasi sotto un cumulo di terra e di vetri. Appena riavuto corro fuori saltando fra le macerie. Incontro uno urlante e tutto sanguinante in faccia. Cercai a tastoni fra il fumo e caddi nella grande buca scavata dal proiettile. Sentivo un lamento, corsi in quella direzione e trovai il sergente maggiore ferito, ma leggermente». Nel dicembre 1918 l'ospedale cessò la sua attività quando era dislocato ad Aidussina, oggi in Slovenia.
All'inizio del 1919 fu smontato e gran parte del materiale e l'ambulanza furono inviati a San Marino. Vi fu a Trieste anche una solenne cerimonia, alla presenza del duca d'Aosta e di Valerio, il primo sindaco italiano della città liberata, al quale furono consegnate la bandiera bianco-azzurra dell'ospedale e la bandiera della Legione Garibaldina del 1849, che fu lasciata a San Marino durante la sosta di Garibaldi in Repubblica nel corso della ritirata da Roma. Durante il conflitto dei nostri volontari ne morirono 2, entrambi arruolati nell'arma combattente come artiglieri. Sadi Serafini nel 1916 colpito presso Gorizia. E nello stesso anno Carlo Simoncini deceduto nell'allestimento di una postazione di cannoni. Riposano nella tomba monumentale nel cimitero di Montalbo. La storia dei volontari sammarinesi combattenti è raccontata in un video su questo stesso canale.